Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video riprendo il discorso Matter andando a vedere come OpenHub possa tramite il Matter Client e quindi il suo add-on Matter andare ad integrare dei dispositivi Matter compatibili. Nei video precedenti che avevamo fatto su questo discorso avevo fatto vedere un po' la configurazione del protocollo Matter su OpenHub, in particolar modo con l'utilizzo del Matter Bridge, cioè la modalità con cui OpenHub espone i propri item su protocollo Matter per l'integrazione in ecosistemi compatibili. Oggi vediamo il viceversa, cosa che avevamo già visto in un video precedente, ma non così nel dettaglio e non in modalità standard, perché non avevo a disposizione un dispositivo Matter. Mi sono accorto che il mio hub mini della SwitchBot è un dispositivo Matter compatibile e quindi adesso andrò a fare l'integrazione della Smart Lock che è agganciata all'hub mini tramite protocollo Matter, andando a dismettere, tra virgolette, l'utilizzo dello SwitchBot 2 MQTT, il servizio che avevo scritto che permetteva l'integrazione dei dispositivi SwitchBot tramite MQTT e che si interfacciava verso le API della SwitchBot. Purtroppo, come capirete a fine video, non lo posso abbandonare del tutto questo servizio perché lo stato della batteria non mi viene restituito dal protocollo Matter e quindi utilizzerò ancora quel bridge proprio per ottenere lo stato della batteria del dispositivo. Quindi passiamo a vedere come si aggancia un dispositivo Matter ad OpenHub e quali sono gli step di configurazione. Bene, oggi vediamo l'aggiunta di un Matter Controller su OpenHub, che è quella Things che ci permette di andare ad aggiungere dispositivi Matter al nostro setup di OpenHub. Col Matter Controller configurato in modalità standard, perché non ha nessun tipo di parametro particolare, possiamo fare la ricerca dei dispositivi sulla nostra rete, dei dispositivi Matter compatibili, utilizzando il pairing code. Pairing code che ogni dispositivo deve mettere a disposizione proprio per il suo setup. Con il pairing code andremo ad aggiungere un nodo Matter e questo nodo ci permetterà poi di andare a trovare, sempre con la scansione automatica, i diversi dispositivi a lui agganciati. Nel nostro caso il nodo sarà l'hub mini della SwitchBot e i dispositivi saranno la Smart Lock Pro, che è proprio agganciata a questo hub mini. Quindi andremo a vedere gli step di creazione controller, ricerca del nodo e aggiunta del nodo ad OpenHub e tramite il nodo il rilevamento automatico dei dispositivi che il nodo espone. Bene, per prima cosa dobbiamo essere certi ovviamente di aver installato il Matter add-on, quindi andiamo sull'add-on store, cerchiamo Matter e vediamo che nel mio caso è installato, se no basta cliccare su install. Ovviamente è il requisito necessario per poter utilizzare tutte le funzionalità Matter, sia che sia Matter Client sia che sia Matter Bridge. Io ovviamente ce l'ho già installato perché sto già usando il Matter Bridge. Quindi una volta installato il nostro add-on andiamo ad aggiungere la prima Things, che è di tipo Matter Binding Controller. Non ha nessun tipo di parametro, bisogna solo specificare l'eventuale ID se si vuole cambiare rispetto a quello proposto e poi si clicca su Create Thing. Io adesso non lo faccio perché preferisco crearla su file di testo e sfrutto il fatto che con OpenHub 5 si può utilizzare la sintassi YAML e creare sia things che item all'interno dello stesso file. Quindi andiamo ad aprire Visual Studio Code. Io sto creando un file switchbot.yaml che andrò a mettere nella cartella YAML del path di configurazione di OpenHub e adesso qui vado a inserire il codice per generare il controller. È un codice molto semplice dove si specifica il tipo di thing, che è Matter Controller, io gli do come ID Smart Home e bisogna specificare solo l'attributo isBridgeTrue. In questo modo abbiamo, nel momento in cui salviamo il file, abbiamo il controller attivo che è in grado appunto di permetterci di aggiungere dispositivi Matter alla nostra installazione di OpenHub. Ecco, come vedete nell'elenco delle things appare Matter Controller con l'identificativo che abbiamo dato noi.
A questo punto possiamo usare questo controller per andare a cercare i dispositivi Matter abilitati sulla nostra rete. Prima di fare questo andiamo ovviamente ad abilitare l'abbinamento Matter sullo switchbot utilizzando la app proprietaria. Quindi selezioniamo il nostro hub mini, andiamo nelle impostazioni, scendiamo e selezioniamo Matter Setup in modo da ottenere il codice di abbinamento che dobbiamo usare con il Matter Controller per andare ad aggiungere il dispositivo ad OpenHub. Torniamo quindi sul nostro controller, andiamo a fare il pairing e inseriamo il codice che abbiamo recuperato dall'app Switchbot. Lasciamolo andare e vediamo che dopo un tot di tempo ci trova un dispositivo che inserisce nella inbox. Quindi andiamo sulla nostra inbox, troviamo il nostro dispositivo che è lo Switchbot Hub Mini, però visto che io voglio aggiungerlo sempre come configurazione su file di testo, mi faccio il copy della sintassi YAML e non lo aggiungo qua dall'interfaccia grafica. Torniamo su Visual Studio Code, incolliamo il codice che abbiamo copiato, togliamo le prime due righe perché stiamo aggiungendo il dispositivo in un file già esistente e abbiamo già la definizione delle things, e quindi abbiamo il nostro Matter node. Cambio solo l'identificativo per renderlo più leggibile, lo chiamo Hub Mini 01, così come la descrizione, tolgo Matter Device e aggiungo lo 01 al fondo. Quindi nel momento in cui andiamo a salvare, il dispositivo viene aggiunto ad OpenHub e sparisce dal mio inbox. Arrivati a questo punto torniamo sull'app Switchbot e andiamo a dire all'hub mini, che adesso lo trova linkato, che deve esporre le sue device secondarie, quindi gli oggetti, gli dispositivi che sono agganciati a lui. Quindi se clicchiamo su Secondary Devices Add, vediamo un elenco di dispositivi che possiamo aggiungere e aggiungiamo la nostra Smart Lock. Nel momento in cui facciamo questa operazione e il dispositivo viene aggiunto correttamente, se torniamo nella nostra inbox vediamo che appare il dispositivo anche su OpenHub, tutto in automatico senza che abbiamo dovuto fare nulla. A questo punto faccio la stessa operazione di prima, cioè vado sul dispositivo trovato, mi copio il sorgente e lo vado a incollare in Visual Studio Code. Torno su Visual Studio Code, incollo il codice che abbiamo copiato, cancello sempre le prime due righe e abbiamo il nostro dispositivo Lock Pro 5C. Come vedete, in questo tipo di Things Matter abbiamo anche la definizione dei canali, perché questa è la Things su cui poi andremo effettivamente ad agganciare gli item che controlleranno il dispositivo. Abbiamo il canale Lock State, Lock Operation Error e Alarm. Il primo è il classico canale che ci permetterà di comandare la serratura, quindi apertura e chiusura. Lock Operation Error è un trigger che viene scatenato quando avviene un errore in fase di esecuzione di qualche operazione. Door Lock Alarm è anch'esso un trigger e si scatena quando c'è un allarme, quindi di manomissione o inserimento troppe volte di un codice sbagliato, eccetera eccetera. A noi quello che interessa adesso è la gestione appunto del lock state. Quindi adesso andremo a definire i link e gli items per andare a controllare lo stato di apertura e chiusura della nostra Lock Pro, però diciamo che da qui in poi l'operatività di configurazione è quella classica di OpenHub. Lasciatemi ancora fare la modifica all'etichetta del mio dispositivo. E a questo punto vado a salvare, il dispositivo sparisce dalla inbox e me lo ritrovo nell'elenco dei dispositivi di OpenHub. A titolo di esempio, questa è la mia configurazione finale degli items, tutto inserito sempre nello stesso file YAML. Ho creato un gruppo per definire l'equipment, facoltativo, e il mio item è agganciato al canale definito appunto dalla Things di tipo Matter. Quindi questa è una configurazione standard di OpenHub di un item di tipo switch che tramite un link si aggancia ad un canale di una Things. Purtroppo tramite Matter non è possibile recuperare lo stato della batteria, quindi il mio tool SwitchBot 2 MQTT
che permetteva l'integrazione della switchbot tramite il protocollo MQTT che faceva da interfaccia verso le chiamate API della switchbot, continuerò ad utilizzarlo proprio per ottenere la batteria, lo stato della batteria. Purtroppo questo non arriva come canale sul dispositivo Matter. Per il resto invece il mio switch di apertura e chiusura della Lock Pro l'ho sganciato da MQTT e l'ho agganciato appunto direttamente alla Things di tipo Matter. In questo modo l'operatività dovrebbe essere totalmente locale all'interno della mia rete. Non c'è bisogno appunto di utilizzare le API cloud della switchbot. Andiamo ancora a vedere la stessa configurazione lato main UI, quindi vado nella mia Things, prendo i channel e vedete che il channel lock state è agganciato tramite un link a un item. Bene, detto questo possiamo finire qua con questo video. Sono riuscito finalmente ad utilizzare la funzionalità di Matter Client di OpenHub 5, cosa che ancora non ero riuscito a fare in maniera standard perché non avevo dispositivi Matter. Poi mi sono accorto di avere il mio switchbot Hub Mini che era Matter compatibile e quindi ho fatto la configurazione. Ho fatto già tutta una serie di video dedicati anche al Matter Bridge, che è l'altra modalità con cui OpenHub prende i suoi item e li espone su protocollo Matter per permettere appunto l'integrazione verso altri ecosistemi Matter compatibili senza la necessità di fare dei bridge particolari. E con questo video terminerei per adesso tutto il discorso Matter e OpenHub, che è stato una bella novità della versione 5 che io cercherò di sfruttare il più possibile. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!